Decorare e arredare casa è emozionante e nel video di oggi vorrei darti alcuni suggerimenti che ti potranno aiutare a farlo al meglio per una casa che ti rappresenti nel profondo. Ciao, benvenuta su questo canale. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. Un buon design non riguarda solo l'aspetto estetico. Non è sufficiente mettere delle belle cose in una stanza perché questa sia bella e confortevole. Riguarda piuttosto come ogni elemento riesca a comunicare con l'altro. Quindi non è solo questione di bellezza, ma è un corretto gioco tra gli elementi dello stesso ambiente. Per fare questo ci sono alcuni concetti base che sono cruciali per appunto progettare o trasformare ogni ambiente rendendolo unico e meraviglioso. Ogni cosa deve essere connessa con l'altra e dare un senso di unità. Questi concetti, che ti aiuteranno a decorare al meglio la tua casa, sono 6 e ora li vediamo insieme. Il primo concetto base è quello di creare enfasi. Ora, detta così, può sembrare difficile, ma in realtà non lo è. Si tratta di base di creare un punto focale. Quindi avere un qualcosa di particolare che attrae subito l'attenzione dei nostri occhi. Se nella stanza tutto ha la stessa importanza, tutto sembrerà un po' slegato, monotono o addirittura anche un po' noioso. C'è bisogno quindi di qualcosa che attiri e che in qualche modo rompa gli schemi. Questo può essere un muro con un colore forte o dei giochi di colore, un quadro oppure un oggetto molto particolare. Un altro concetto è quello di creare contrasto. È importante per creare movimento mettere vicini degli elementi che siano in contrasto tra di loro tramite per esempio il colore, la forma, i materiali o le grandezze. Si può fare appunto in molti modi, per esempio abbinare colori chiari con colori scuri, elementi grandi con elementi piccoli, superfici lucidi con superfici opache e così via. Questi giochi di contrasto ravvivano l'ambiente e gli danno carattere. Il terzo punto è il ritmo. È un concetto molto importante. Nell'arredo il ritmo si ottiene creando ripetizioni e contrasti. È come una combinazione di note musicali, solo che questa è visiva. Le ripetizioni creano un flusso che accompagna lo sguardo nello spazio circostante. Si può fare in vari modi, un dettaglio architettonico o un oggetto o un complemento ripetuto più volte. Oppure usare un colore di un quadro anche nella fantasia di un cuscino o in qualche oggetto. Quest'ultimo in particolare creerà ritmo, ma aiuterà anche a creare equilibrio e a legare insieme tutti i vari elementi. A proposito di equilibrio, questo è il quarto concetto per un perfetto progetto di interni. L'equilibrio è la corretta disposizione dei diversi pesi visivi. Alcuni colori, forme o grandezze attirano più di altri e si dice che hanno un peso visivo maggiore. Per ottenere un ambiente armonico è importante che questi non sovrastino ciò che invece ha un peso visivo minore, ma appunto ci sia un equilibrio tra i due. Sulla carta l'equilibrio perfetto è la simmetria, ovvero quando divisa una stanza a metà le due parti sono arredate allo stesso modo, è come se fossero dietro uno specchio. Perché ho detto sulla carta?
perché ovviamente non è obbligatorio che tutto sia simmetrico per ottenere un equilibrio. Al contrario, spesso e volentieri una simmetria potrebbe rendere tutto più dinamico. Un colore dal grande peso visivo si equilibrerà bene con altri elementi da colore neutro che però magari sono di più o più grandi. Altri concetti basilari sono la scala e le proporzioni. La scala prende in considerazione la dimensione di un oggetto rispetto all'ambiente in cui è posizionato. Stanze piccole con mobili decisamente troppo ingombranti soffocano l'ambiente e quindi anche te. Viceversa, mobili e oggetti piccoli in ambienti grandi si perderanno e non le vedrai. La proporzione invece prende in considerazione sempre la dimensione di un elemento, ma questa volta rispetto ad un altro elemento. Un tappeto troppo piccolo vicino a un divano grande risulterà fuori luogo. Non è possibile pensare solo alle dimensioni della stanza e dei mobili principali, ma dovrai pensare anche alla grandezza di ogni elemento e soprattutto della correlazione che c'è tra tutti loro. L'ultimo concetto, il sesto, è l'armonia. Questa si ottiene quando tutti gli elementi presenti in quell'ambiente comunicano tra di loro per creare un insieme unico ed equilibrato. Si deve avere l'impressione che ogni pezzo combaci con l'altro in maniera piacevole. Questo, come sempre, non significa l'utilizzo di un solo stile o di un solo colore, ma è importante che ogni singolo pezzo sembri appartenere in qualche modo anche all'altro. Per farlo, come detto prima, bisogna che i pezzi comunichino tra loro, riprendendo magari il materiale oppure il colore. Questo è un esempio. Comunque, se hai dei dubbi, fammeli sapere nei commenti, mi faranno capire come posso aiutarti. Cercherò di rispondere e magari fare un altro video dedicato. Se il video comunque ti è piaciuto, fammelo sapere con un like o con un commento. Iscriviti al mio canale se non lo hai ancora fatto, attivando la campanella per essere avvisata quando uscirà il prossimo video. A presto, ciao!